Le caratteristiche dell'ossigeno e gli aspetti di sicurezza. Le caratteristiche dell'ossigeno. L'aria è una miscela di gas differenti e altre sostanze come umidità, polvere, batteri e idrocarburi. L'ossigeno è essenziale per la vita e i pazienti in ossigenoterapia a domicilio respirano un'atmosfera arricchita in ossigeno per diverse ore, in base alla terapia prescritta. L'uso dell'ossigeno presenta dei rischi che è necessario conoscere per effettuare le terapie in sicurezza, specialmente perché è un gas inodore, incolore e insapore. Il rischio di incendio. Il fuoco si innesca se 3 elementi coesistono nello stesso momento. 1. Il comburente è l'ossigeno contenuto nell'aria. 2. Il combustibile è un materiale che brucia e che può essere liquido, gassoso o solido. 3. L'innesco, che permette al combustibile e al comburente di infiammarsi. Per esempio corpi incandescenti, come sigarette, stufe, una fiamma libera come in cucina o come una candela, una scintilla o un attrito. La concentrazione dell'ossigeno intorno alle cannule è altissima. Di conseguenza il rischio di incendio è particolarmente alto in presenza di un combustibile e di un innesco. La sovraossigenazione. La normale concentrazione dell'ossigeno nell'aria è del 21%. Quando la concentrazione dell'ossigeno aumenta, il rischio di incendio aumenta proporzionalmente. A una concentrazione nell'aria superiore al 23,5%, le condizioni ambientali diventano pericolose, poiché aumenta la facilità con la quale i materiali possono prendere fuoco in presenza di un innesco, fiamma o fonte di calore. Ricorda, l'ossigeno non si avverte, è incolore, inodore e insapore. Dunque un arricchimento di ossigeno nell'aria, cioè una sovraossigenazione, non può essere rilevato dai sensi umani. I rischi. Il rischio di sovraossigenazione. In un ambiente con aria contenente un tenore di ossigeno maggiore del 21%, la combustione è più calda e più rapida, quindi presta molta attenzione. Per esempio, guarda come può variare la combustione di una sigaretta. I rischi legati alle fonti di calore. Ricorda che le principali fonti di innesco o fonti di calore sono generalmente le sigarette, comprese le sigarette elettroniche, e le fiamme vive, per esempio caminetti, cucine a gas, fiammiferi e candele. Altre fonti di calore, come i radiatori elettrici ad incandescenza, dispositivi elettrici, come un trapano, un frullatore, un dispositivo elettromedicale, o ancora una scarica elettrica o elettrostatica, l'attrito tra oggetti metallici o una forte pressione che può generare una scintilla. I rischi dei materiali combustibili. Non tutti i materiali sono compatibili con l'ossigeno. Certi materiali combustibili che non bruciano normalmente nell'aria possono infiammarsi istantaneamente se la concentrazione di ossigeno aumenta. Per esempio, vicino al dispositivo è da evitare l'utilizzo di materiali grassi come creme cosmetiche, olio, pomate, fondotinta, burro cacao, rossetti, materiali infiammabili come prodotti per pulire la casa, lacca per capelli, bomboletta spray, benzina, alcol. Materiali organici facilmente combustibili come legna, carta, cartone. La pressione. Vediamo alcuni esempi di valore della pressione. In una pentola a pressione, il valore è di 1,5 bar. In uno pneumatico, 2,5 bar. In una bottiglia di spumante, 6 bar. Mentre in una bombola di ossigeno gassoso, 200 bar. Di conseguenza, la pressione nella bombola di ossigeno gassoso è un fattore di rischio e per questo motivo si deve stare molto attenti a non far cadere la bombola di ossigeno gassoso sul pavimento, né creare uno shock alla valvola. Le azioni di prevenzione. Evita i luoghi a rischio come la cucina per ricevere l'ossigenoterapia. È anche vietato fumare vicino alle bombole di ossigeno gassoso. Tieni sempre il dispositivo lontano da fiamme vive, come caminetti, cucine a gas, fiammiferi e candele, ad una distanza di almeno 3 metri. Apparecchi elettrici, come radiatori,
televisori o asciugacapelli, ad una distanza di almeno 1,5 metri. Materiali combustibili a rischio come benzina, solventi, propano, butano, legna, carta, plastica, ad una distanza di almeno 1,5 metri. Non utilizzare mai lubrificanti sulla bombola, sui raccordi di connessione dell'ossigeno, sulle cannule, eccetera. Evita qualsiasi tipo di sostanza grassa o oleosa a contatto con la pelle o vicino alle narici. In caso di irritazione a livello delle narici, privilegia creme a base di acqua e chiedi consiglio al tuo farmacista. Lava sempre le mani prima di manipolare i dispositivi per l'ossigenoterapia.